Ciao a tutti, sono Matteo e questo è il terzo video sulle FAQ, ovvero una serie di domande e risposte che ho selezionato tramite voi sulla pagina di Facebook. Tra le varie domande, oggi cominciamo da: come ho cominciato io a fare parkour? È una storia un po' lunga, ma cercherò di essere un po' sintetico. Allora, io ho cominciato a fine maggio del 2006 insieme ad un amico che mi aveva detto di aver visto su Sky un film che era Yamakasi, il primo, ovvero Yamakasi i figli del vento, dove c'erano queste persone che saltavano tetti, balconi, eccetera, eccetera, e che non erano degli stuntman o persone che comunque lo facevano come mestiere, erano persone qualunque che un giorno hanno cominciato questo percorso e sono diventate quello che sono. Ovvio, in quel caso erano i primi ad aver fatto parkour, quindi i migliori sulla piazza, quindi sì, erano un po' come degli stuntman, però avevano cominciato da zero come state facendo anche voi e come ho fatto io, e mi era venuto lo spunto per farlo anche io. Il primo nostro allenamento non aveva senso, cioè noi siamo usciti senza conoscere il nome di una mossa, senza avere la più che minima idea di cosa fosse davvero il parkour. Fatto sta che lo chiamavamo freerunning, pensa te, e neanche conoscevo il termine parkour. Abbiamo preso e siamo usciti, la prima cosa che passava la scavalcavamo, senza senso. Poi ci è sembrato assurdo che non ci fossero delle regole, insomma non ci fosse un trick. Ci siamo andati a informare e 7 anni fa, a parte che YouTube era praticamente quasi vuoto e i blog dedicati al parkour erano pochi in Italia, ci andavamo a informare tramite blog inglesi, francesi, queste cose qua, e c'era veramente poco e spesso le cose erano spiegate un po' alla cazzo di cane e noi dovevamo semplicemente andare per strada e provare. E così è stato, ho convinto più amici ad allenarsi con me, avevamo cominciato in 4-5 e avevamo creato la nostra prima crew, tale Urban Animal, perché avevamo questa usanza di andare a bere a una fontana vicino al posto dove ci allenavamo, che sembrava una pozza, si può dire, perché era più infossata nel terreno che sullo stesso piano, e noi dovevamo abbassarci tipo animali per bere. È nato tutto da questo. Da lì con gli anni prendi la passione, convinci sempre più gente, conosci gente più brava, conosci gente degli eventi, giri e tutto quanto, e ha preso forma il tutto. E diciamo che quello che conoscete di me oggi è venuto dopo. Io ho cominciato a fare istruttore 4 anni fa tramite un amico che mi aveva trovato un contatto in una palestra, ma sono sempre stato una persona che insegnava agli altri. Fatto sta che spesso e volentieri i miei compagni di allenamento mi chiedevano come mandava di fermarmi a spiegare ai principianti invece di dedicarmi al mio di allenamento, però a me veniva spontaneo e ci tengo sempre a insegnare questo concetto di condivisione che deve rimanere nel parkour. La seconda domanda che mi avete fatto è stata: è meglio allenarsi da soli o in un gruppo? Beh, dipende, conosco persone che si sono sempre allenate da sole, persone che si allenano in gruppo però si estraneano stando sempre con le cuffiette della musica nelle orecchie e non si cagano molto il concetto di gruppo. Però se il parkour è condivisione, perché allenarsi da soli? Cioè, quando tu riesci a fare finalmente un movimento, è bello condividerlo con compagni, insomma, stare lì, c'è lo sguardo complice, ridi, scherzi, vi mettete un po' sullo stesso piano e vi spronate a vicenda. Quindi secondo me allenarsi da solo è un po' controproducente, perché a allenarti ti alleni comunque, ottieni anche dei risultati, però è due palle, capito? Come mi dicono dalla regia, due palle. E quindi vi consiglio di fare gruppo, cioè convincete amici, parenti a allenarsi con voi, perché è bello quello, è bello creare il gruppo e condividere opinioni diverse, anche contrastanti riguardo a come ci si allena o perché quel trick va fatto così anziché in un altro modo. Quindi non perdete la voglia di far sapere agli altri cosa fate e di diffondere il vostro concetto di allenamento. Per quanto riguarda l'ultima domanda, mi volevo far aiutare da qualcuno
che è forse il diretto interessato, o per dirla meglio la diretta interessata. Quindi se dalla regia si decide ad arrivare, sapete, stiamo nel prima dell'allenamento e ancora non ha mangiato, quindi è proprio una zingara. Non dobbiamo essere in due. Purtroppo le cose sono cambiate. Allora, lei è Lorna. Ah, mi si vede? Sì, si vede. Lei è Lorna, è una delle mie allieve che tra l'altro si allena neanche da troppo tempo. Doveva esserci un'altra allieva che però saluta comunque, Chiara. No, saluta. Fai ciao. Sì che si sente. Guarda che non offendere la mia GoPro 3, Allora, mentre lei beve, la domanda che avete posto è: le ragazze possono fare parkour? E risponde Lorna. Vorrei cominciare dicendo che una domanda che un po' mi deprime. Cioè, nel senso, Perché? che domanda è? È una domanda un po' del cazzo, però è giusto che la gente se lo chieda. È giusto che la gente se lo chiede. È perché la gente, se è ignorante, ha bisogno di sapere certe cose. Ok, sono arrivata io ad illuminare tutti quanti. E non so, secondo me, cioè, non si può proprio fare un discorso di le ragazze possono fare parkour. Cioè, se una persona può fare parkour oppure no. Cioè, lo può capire dal fatto, cioè, cammini. Se cammini puoi fare parkour. Cioè, questo C'hai due braccia e due gambe, puoi fare parkour. Sì, non ho ancora visto nessuno saltare col pisello, quindi non è che la mancanza di Aspetta. pisello. No. Ah, pappa, giusto se pappa. per questo ho visto su internet un video di un ragazzo senza un braccio che faceva parkour. Quindi addirittura puoi fare parkour senza un braccio. Perché non puoi fare parkour se hai due tette? Sì, e la mancanza di pisello, cioè cosa cambia, Pietro? Cioè, Oddio, a me mi dà più equilibrio il pisello, però. No, io veramente non ho mai capito come fate tipo a saltare con... No, si scherza, continua a spiegare perché secondo te. Ma, cioè proprio mi viene difficile proprio rispondere a una domanda così perché proprio non c'ha senso per me. Non vedo, cioè se una ragazza sente di doverla porre, non capisco bene perché, nel senso siamo... Ma me la pongono anche i ragazzi questa domanda, perché purtroppo c'è questo, non tanto ignoranza, però questo luogo comune che tutto ciò che è un'attività estremamente fisica non è da donne, ed è una cazzata. Tra l'altro qua in palestra ci abbiamo attaccato i manifesti della campionessa mondiale di karate, judo e compagnia varia. Mi sa che è un po' fisico il judo, Io ti voglio vedere contro di lei un uomo che fa. Ma infatti, cioè, è proprio questo che stiamo a dire, questa domanda essenzialmente non c'ha senso. Cioè, Allora, non c'ha senso dal momento in cui si cerca di fare troppe distinzioni uomo-donna. Se vogliamo fare un discorso di aspetto fisico e biologico, sì, il corpo maschile arriva a degli apici di prestazioni superiori a quello di una donna, ma non per questo la donna non può fare parkour. È come se dici l'uomo arriva a un picco massimo di forza pari a 4 e la donna a 4,8. Che cazzo cambia? Cioè lo possono fare tutte e due. Quindi potete fare parkour tranquillamente a 13 anni, a 90 anni, uomini, donne, lo potete fare tutti. Si comincia semplicemente provandoci. Dato che il principiante deve iniziare dal basso, a prescindere dal sesso, tu cominci dalle cose basilari e sviluppi la tua tecnica. Quindi battibeccare troppo tu se lo potete fare o meno se siete donne non c'ha senso. Vale lo stesso, come ho detto l'altra volta, sulle persone particolarmente alte o particolarmente basse. Cioè, come esistono tipi diversi di scimmia e tutte zompano sugli alberi, vale lo stesso per noi. Quindi in conclusione, ragazze, venite a fare parkour, siamo tutti qua ad così potrete aspettarvi. avere le spalle massicce di loro. Come le mie, sì, vedete, non mi invidiate. Allora, ringrazio ancora tutti quanti per le domande che continuate a pormi sulla pagina e il supporto che mi date per i video. Buon allenamento e spero di esservi stato ancora una volta utile. Bevi che fa bene alla salute. Così diventi forte. Sono succo di frutta, niente alcolici.